E mica è ancora finita, è la saga incredibile del trasferimento dati. Ok, lo so, trasferimento dati non ve ne frega niente, ma se vi dico Google Analytics, se vi dico l'utilizzo all'interno, l'utilizzo dei traccianti, se vi dico i pixel di Facebook, tutta quella enorme controversia che si basava sull'idea che l'accordo tra Europa e Stati Uniti per quanto riguarda il trasferimento dei dati automatico è stato, si è dovuto, mettiamola così, rescindere. Perché? Perché una sentenza del massimo organismo europeo ha dichiarato che quella norma non andava più bene. Ci eravamo rimasti che ci sarebbe stato un nuovo più o meno accordo. Ok, l'accordo, la bozza dell'accordo della EU-US Data Privacy Framework è uscito. C'è anche stato un attimo di tempo per vedere che cosa contiene, se potrebbe funzionare o meno. Ancora una volta non lo faccio da solo io, ho rubato un partner allo studio legale di cui sono socio e insieme a lui lo vediamo, ma io sono Matteo Flora, faccio l'imprenditore digitale, insegno in università, arrivo alla sicurezza informatica, ma vengo in pace e questo è Ciao Internet, è la puntata speciale. Se parte la sigla. E la sigla dovrebbe essere partita. Ciao Valerio. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Avvocato Valerio Vertua, partner di 42 Law Firm. Non solo, molto, no, si può dire specializzato per un avvocacy, sì e no, non diciamo studioso, così. dai, puoi dire studioso. Esperto di tutto quel mondo brutto e cattivo di cloud e GDPR. Quindi sia la parte di sicurezza applicata alle policy, sia tutta la parte che sta rompendo le scatole a un botto di persone del trasferimento transfrontaliero. Allora, Valerio è una persona carina e coccolosa, non con tutti, con me, perché io sono più cattivo. E quindi gli avevo chiesto una cosina così. Senti, mi spieghi cosa è successo in tutto le US Privacy Framework? Allora, ne è uscito un bel articolo su NT Plus diritto, sulla parte di diritto del norme e tributi, ok? Del Sole 24 Ore. Ve lo lascio poi in descrizione con l'articolo, ma in realtà la mia idea era un po' più semplice. Facciamo che togli quella roba lì che è scritta da avvocati per avvocati, che siete delle brutte bestie. Di base, cosa dice il nuovo trattato di differente? Cioè, nel senso, quali contromisure dice di aver preso il governo americano per fare in modo di armonizzare o di tentare di armonizzare come trattano i dati rispetto alla normativa europea? Allora, per rispondere a una domanda così semplice, come tutte le tue, devo fare due preamboli, e cioè giustamente tu hai detto dopo l'abolizione, dopo l'invalidità del Privacy Shield da parte della Corte di Giustizia Europea a luglio 2020, abbiamo avuto un problema grossissimo sul trasferimento dei dati all'estero verso gli Stati Uniti. Privacy Shield, per i non addetti ai lavori, era il nome prima dell'accordo che c'era tra Stati Uniti ed Europa, che diceva sì, vabbè, ok, dai, potete spostarli di là perché più o meno sono le stesse garanzie. Quindi, ogni volta che io dico così muore un avvocato e un gattino, però va bene uguale. No, ma va bene, dai, va bene queste semplificazioni, perché il problema è che a questo punto, invalidando questo provvedimento, l'unica base giuridica legittima era quindi, e rimane attualmente, l'applicazione degli Standard Contractual Clauses, quindi le cosiddette SCC, dove però l'European Data Protection Board interviene dicendo sì, d'accordo, però ricordatevi che non basta la mera applicazione, occorre verificare in concreto che questi assicurano un livello di protezione equivalente a quello che abbiamo nell'ambito della normativa europea. Bene. Standard Contractual Clause, il singolo operatore che ti dice no, tranqui zio, io faccio questa cosa, quindi non importa se il mio governo può essere abbastanza malandrino come è stato spesso, e il problema vero è l'NSA, cioè il fatto che il governo americano può dare accesso a questi dati alla intelligence di cittadini fuori dagli Stati Uniti senza dirlo alle persone.
ancora semplificando. Comunque, standard clause significa tranqui zio, io ho tutte queste cose, ho questo contrattino, contrattualmente. però non è che valgono sempre e comunque. Esatto. Ancora una volta c'è un'altra cosa che tu hai appena fatto cenno che è importantissimo come preambolo, e cioè la normativa del GDPR si occupa certo appunto della protezione dei dati personali, ma rimane completamente fuori tutto ciò che è tutela, cioè tutto ciò che riguarda la sicurezza nazionale. Quindi quello che fa gli Stati membri sulla sicurezza nazionale rimane fuori, ma questo vale solo per gli Stati membri, per gli Stati Uniti no. Ed è proprio in forza di questo che la Corte di Giustizia Europea invade il Privacy Shield, la cosiddetta sentenza Schrems 2, perché due sono le macrocriticità che questo nuovo Data Privacy Framework vuole superare, e cioè le attività porre in freno l'attività di intercettazione massiva dei dati personali dei cittadini europei, emerso anche attraverso le versioni di Snowden da parte dell'agenzia di intelligence americane, che non rispettano il principio di proporzionalità, e assicurare negli USA, anche nei confronti dei servizi di intelligence, una tutela giudiziaria reale e indipendente ai cittadini europei, analoga a quella che loro hanno all'interno dell'Unione Europea. Il 13 dicembre, quindi, che non è scusatemi, che non è una cosa facile, perché negli Stati Uniti, al contrario che in Europa, è l'organismo che prima vigilava sulla corretta applicazione delle norme di difesa nazionale, sicurezza nazionale, era un organismo che di fatto era soggetto al controllo è un esecutivo. Non è il tuo capo che decide, ma sei tu che decidi se il tuo capo ha fatto bene o male, e gli dici no, guarda, non farlo più. Forse più o meno così, esatto. Scusami, poi non entro più, giuro che non entro a gamba tesa. No, ma è giusto, perché è importantissimo contestualizzarlo, se no non diventa chiaro. La Commissione Europea quindi il 13 dicembre del 2022 inizia finalmente il processo di adozione della decisione di adeguatezza cosiddetto Data Privacy Framework, al fine proprio di superare questo vuoto normativo che si era venuto a creare, e cercando appunto di circoscrivere sostanzialmente questo accesso indiscriminato da parte delle agenzie di sicurezza americane, che dovranno limitare la loro attività a quanto è necessario e proporzionale alla protezione della sicurezza nazionale. Quindi questo è il vero passaggio cardine. Emanano questa decisione sulla base di un attento esame e recependo l'ordine esecutivo di Biden del 7 ottobre 2022, che poi è stato integrato da disposizione regolamentare del procuratore generale americano, in modo tale appunto da superare questa indiscriminata accesso da parte delle agenzie, e quindi si devono impegnare a svolgere la loro attività di protezione della sicurezza nazionale, ma se devono intercettare i cittadini europei devono farlo quando è necessario ed è proporzionale a questo tipo di scopo. L'altra cosa che dovrebbe assicurare questa nuova decisione di adeguatezza è un meccanismo multilivello di tutela dei cittadini europei riguardo alla violazione dei dati personali, e che questo è l'altro passaggio fondamentale. E adesso lo vediamo su questi livelli, perché sono 3 i livelli. Ma prima volevo dire un'altra cosa che è interessante. Questo impegno di limitare, e quindi questo impegno appunto a limitare l'accesso ai dati europei, sì per la sicurezza nazionale, ma dove è necessario e proporzionale, è previsto espressamente da un articolo di questa decisione, che tra l'altro è un documento abbastanza imponente, perché ci sono 215 considerando e 4 articoli finali, più i vari allegati. Quindi metticelo un considerando, cioè nel senso, considerando non si toglie a nessuno, sì, è un malloppone enorme. È veramente un buon oppone. Però una cosa interessante è che qua c'è l'impegno che prendono gli Stati membri tra di loro e insieme alla Commissione Europea, sempre quindi incrociato, per verificare in concreto che non ci siano violazioni di questo principio di necessità e proporzionalità che sono stabiliti da questo Data Privacy Framework. Quindi non è una cosa da poco. E tra l'altro questo provvedimento, nella misura in cui entrerà in vigore, sarà soggetto a una revisione dopo il primo anno di attività, proprio per vedere che abbia tenuto, che sia stato rispettato e che quindi quello che è stato previsto funzioni per davvero. Vi parlavo del meccanismo multilivello di tutela dei cittadini, che
e l'altro punto fondamentale che bisognava superare, visto appunto le obiezioni sollevate alla Corte di Giustizia europea. Questo meccanismo prevede che i cittadini europei hanno un diritto di sottoporre le violazioni, eventuali violazioni sulla normativa dei dati personali con un primo reclamo al Civil Liberties Protection Officer, quindi un funzionario all'interno delle strutture di intelligence che ha proprio lo scopo di assicurare il rispetto della privacy e i diritti fondamentali delle agenzie di intelligence. Quindi la figura, già vedo la tua faccia e sono d'accordo. È proprio terzo, vero? Proprio totalmente terzo. No, non è terzo, però teoricamente nell'ambito dei suoi scopi istituzionali è proprio quello di tutelare il rispetto e i diritti fondamentali da parte delle agenzie, quindi è una cosa proprio prevista per l'ordinamento americano. E tra l'altro le sue decisioni sono anche proprio vincolanti, quindi teoricamente i provvedimenti di questo funzionario vincolano le agenzie governative. Piccato mi pongo, se doveva essere una critica proprio feroce, sì, ma la tua è sì, ma io cittadino che posso fare questo primo reclamo, ma devo sapere che hanno violato i miei dati, perché altrimenti, vabbè. E considerando i secret order, considerando che tra parentesi negli Stati Uniti esiste la possibilità post Patriot Act di quelli che vengono chiamati secret order, cioè ordini che vengono diramati alle società alle società di informazione che non possono per legge essere divulgati nemmeno dalle riceventi. È bello, appellarmi, è un po' come le multe, no? Posso chiedere la multa, posso andare a fare il reclamo della multa se me la consegnano, se no diventa un filo difficile. Però diciamo che secondo questo framework dovrebbero emettere questo tipo di ordini solo quando è veramente necessario e assolutamente proporzionale, quindi un minimo di controllo gli americani si sono impegnati. Io mi fido tantissimo della proporzionalità, sono noti gli americani per avere risposte proporzionali rispetto alle offese. Diciamo che proprio su questo tipo di terminologia prettamente di diritto che già il gruppo di Schrems ha già cominciato a sollevare i primi dubbi sulla tenuta di questo tipo di documento così come è stato fatto. Schrems è un rompimaroni, per la carità del cielo. Ha cavalcato questa cosa e lo fa diventare famoso, che l'ha reso ancora più rompimaroni. Però onestamente non è che me la senta molto di andare contro il fatto di dire ragazzi, forse c'è un piccinin di discrezionalità da gestire, perché così è un filino discrezionale questa cosa. Certo. Andiamo avanti però. Dopo questo primo reclamo c'è una seconda istanza, cioè il cittadino ha la possibilità di ottenere anche un risarcimento del danno a fronte della raccolta e utilizzo dei loro dati da parte dell'Agenzia Americana di Intelligence attraverso il ricorso da presentare a un nuovo tribunale di riesame. Quindi qua è stato istituito un nuovo tribunale di esame che si chiama Data Protection Review Court, che dovrebbe, perché quel condizionale è importante, dovrebbe essere totalmente indipendente dal potere esecutivo e che ha dei poteri di indagine e risolutori delle violazioni commesse, con anche quindi dei provvedimenti correttivi. Mi sono perso 3 volte. Rispiegalo in modo che lo possa capire anche io. Spiegalo in modo che lo possa capire anche io. D'accordo, quando superi questo primo livello, il meccanismo prevede un riesame, quindi puoi fare un secondo ricorso a questo nuovo tribunale. Se il primo non ti è andato genio, puoi farne un secondo, ok? Sì, con la differenza che per la prima volta viene previsto questo nuovo tribunale che si chiama Data Protection Review Court, che ha poteri molto grossi, perché appunto ha il potere di imporre determinati provvedimenti all'intelligence americana, ha il provvedimenti può addirittura emettere dei provvedimenti risarcitori, perché se tu hai subito qualche danno puoi emettere anche risarcitorio, e che teoricamente, perché qua fin che non si vede nella pratica, non lo sapremo, dovrebbe essere totalmente indipendente dal potere esecutivo americano. E questo è il vero problema, no? Perché se io non ho, come in Europa, il fatto che di fronte a qualsiasi violazione degli organismi di intelligence statali o anche di qualsiasi altra forza di polizia, io posso adire l'autorità giudiziaria, posso andare quindi davanti a un tribunale, che è quindi un ente completamente terzo, per contestare le mie ragioni, quindi contestare l'operato della pubblica amministrazione, ritorniamo
a distruggere quei principi cardine per cui non potrà mai esserci un giudizio di adeguatezza nei confronti dell'americano, perché questo principio della tutela gestionaria viene a mancare, perché non sarà mai identico e reale come noi abbiamo all'interno dell'Unione Europea. E quindi questo è uno dei passaggi fondamentali. Poi c'è l'ultima istanza, e cioè se ci sono ancora delle controversie perché non è stato risolto completamente tutto, le parti possono adire a un arbitrato, che è un arbitrato vincolante, che si chiama appunto Data Privacy Framework Panel, e su questo provvedimento ci sono fior di pagine per come funziona questo arbitrato, anche qua composto da 1 o 3 arbitri scelti dalle parti, e quindi anche lì da mettersi d'accordo. Ah sì, questa è la parte in cui l'arbitrato, in cui la persona ha la possibilità di esprimere almeno una parte della sua, scegliendo chi gestisce per lato proprio l'arbitrato. Esatto, assolutamente sì, soltanto che qua è proprio un arbitrato residuale, quindi per i temi che non sono stati più sviluppati o che sono stati accantonati può imporre misure correttive ma non monetarie, quindi non ci può essere nessuno, semplicemente di accesso, tipo non so, diritto o meno all'accesso, la correzione, la cancellazione, la restrizione dei dati, quindi è un potere più ridotto. E tra l'altro questa procedura non prevede risarcimento, non prevede tutele da un punto di vista di costi, di oneri, e quindi ciascuna parte si sostiene le proprie spese legali. Ok. E quindi questo potenzialmente potrebbe Un filo essere impari tra le due cose, sì, probabilmente. il bonus, ma questo sai, è uno di quei motivi per cui alcuni cloud computing nei loro contratti dicono che il foro non è il foro di un'autorità giudiziaria, ma è proprio l'arbitrato, in modo tale da, primo, secretare più o meno tutto, e secondo, potenzialmente avere dei costi di tutela non indifferenti. Come ti dicevo, la particolarità è un controllo incrociato per Stati membri per vedere se tiene o ci sono abusi. 2, in ogni caso, una revisione, un'analisi completa dopo il primo anno di utilità per vedere se ha tenuto o non ha tenuto. Cosa succede adesso? Che nella misura in cui entrerà in vigore, se entrano in vigore, a quel punto avremo di nuovo questa base giuridica, e quindi le aziende o i nostri titolari italiani, europei, eccetera, potranno trasferire in maniera totalmente legittima i dati verso gli USA senza nessun altro requisito. Uh-huh. Perché questo? Perché le aziende americane dovranno certificarsi, e quindi cosa vuol dire? Dovranno ottenere proprio un vero e proprio certificato di rispetto dei principi di questo Data Protection Framework rilasciato dal Dipartimento del Commercio USA, in modo tale da essere considerati soggetti che realmente assicurano un livello di protezione dati analogo a quello previsto dal GDPR. I passi però sono ancora lunghi, cioè sono ancora... Esatto, ti stavo per dire. Tempi. Matteo, non è così, no, Matteo. No, ok, I più o meno. stanno pensando che non prima della prima metà dell'anno. Perché? Perché il primo passo importante... Questo o il prossimo? No, Già questo, teoricamente questo. Ok. Però la vedo un po' grigia, e cioè non sono molto ottimista su questo, ma questa è la mia costanza. Io zero, ottimismo su sta roba zero, lo sai. Te l'ho detto anche a Guido quando ci siamo sentiti. Guarda, la prima cosa che adesso deve capitare è il parere non vincolante ma fondamentale dell'European Data Protection Board. Ok. Perché dico fondamentale? Perché se il garante dei garanti. L'EDPB, l'avevamo detto insieme a Guido, è quello sopra con tutti i garanti, che vede che gli altri garanti facciano le cose più o meno normali. L'organo di armonizzazione delle decisioni dei garanti, mettiamola così. È correttissimo, è di armonizzazione, è correttissimo lo dici. Io dico, qual è il problema? È che è un parere non vincolante, ma tu capisci che è fondamentale proprio per evitare un'altra sentenza Schrems 3, perché se non è già, da quello che ho capito, già... E Schrems ha già detto che ricorrerà comunque. Assolutamente sì, non gli sta piacendo per niente, quindi secondo me il lavoro dell'European Data Protection Board dovrà proprio cercare di scongiurare, perché altrimenti andiamo avanti a provvedimento che viene dichiarato invalida. Cioè, il problema si può dire che dovranno essere cagapuntini, o secondo te è troppo dire cagapuntini mentre registriamo? No, secondo me è corretto. Forse è troppo.
Quindi non diremo che devono essere cagapuntini, devono essere dei precisetti. Sì, ma che poi il problema dei precisetti puoi farlo digerire anche agli americani, perché tu capisci che per noi sotto certi profili è semplice perché abbiamo un frame normativo facile da comprendere, ma dobbiamo riferirci a loro. Dopodiché, quindi dopo questo passaggio ci sarà comunque l'approvazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e poi dopo ancora il Parlamento UE avrà il diritto di controllo definitivo sulla decisione di adeguatezza, quindi tu capisci che non è proprio con anche la possibilità di rimandarlo indietro, vero? Cioè ciascuno sì. di questi passaggi ha anche l'opportunità di dire no, torna André Non va bene, e rimandamelo meglio. Però tu capisci che qua come siamo partiti, che dopo la sentenza del Shrek 2 c'è stato un accordo all'inizio dell'anno scorso su un freno generale per mettersi d'accordo sui punti cardine per trovare un nuovo accordo. Bene, in forza di quello Biden fa il suo provvedimento di un ordine esecutivo a ottobre del 2022. A seguito di quello la Commissione Europea, cioè tu capisci che se ogni volta dobbiamo fare questo, tutti questi iter, anche perché il giudizio di adeguatezza è il giudizio più difficile nell'ambito delle basi giuridiche europee, e tu capisci che è lunga, ma come dicevi tu, allora ti dico come la vedo io. Sì. Ti dico come la vedo io, però premesso è l'opinione di Matteo, quindi non conta un cazzo, ve lo dico tranquillamente. Beh, la mia è c'è la voglia di farlo funzionare, ma non so se ci sono le condizioni a supporto per farlo funzionare. Cioè c'è il desiderio forte da ambedue le parti, uno perché Biden è massacrato internamente dalle big corporation, perché ovviamente ti dicono se chiudiamo perdiamo il 40% del nostro revenue, che è l'Europa, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore il 60%. C'è la forza dell'Europa che ti dice troviamo una soluzione, perché comunque le aziende europee sono molto dipendenti da una serie di pensate anche solo Gmail, Microsoft e Google in generale, Google, Microsoft e Meta, mettete anche solo queste. Certo. Non ci sono forse le condizioni, perché in realtà non è cambiato il fatto dello spionaggio sui cittadini esteri, non sono cambiate i pezzi fondamentali che erodono i diritti dei cittadini europei, dei non americani, mettiamola così. Ancora mi sembra di sentire civis romanus sum, cioè il periodo in cui se eri romano avevi determinati diritti, se non eri romano no, però quelle cose di base non sono cambiate in maniera significativa. Ci sono due tribunaletti messi su che sembrano abbastanza per gioco, ma non è cambiato in maniera definitiva. E dall'altra parte Biden non ha abbastanza forza da far passare internamente probabilmente un messaggio del tipo no, non possiamo spiare sugli europei che sono alleati, perché dall'altra parte hai i mezzi guerrafondai che ti dicono per gli Stati Uniti tutto e anche di più, perché poi da qui possono arrivare i terroristi, eccetera. Certo. Io la vedo più o meno così. No, ma secondo me la tua analisi è assolutamente corretta. Quello che ti posso dire è che in effetti quando si tratta di sicurezza nazionale, e gli americani su questo, per loro è un concetto molto forte, no? Che abbiamo visto applicare a 360 gradi dappertutto. Forse il problema è che come è fuori dai giochi del GDPR la sicurezza nazionale degli Stati membri, forse bisognerebbe anche cominciare anche a considerare che anche quantomeno gli alleati dovrebbero avere una tutela più o meno simile. Ecco, questo forse sì, cioè bisogna avvicinare anche dal nostro lato questo, e non usare due pesi e misure. Guarda per esempio l'Inghilterra, anche l'Inghilterra per esempio, dal mio punto di vista di studioso su queste tematiche, è un problema grossissimo. L'Inghilterra, che è stato come gli Stati Uniti il creatore di uno dei peggiori programmi di intercettazione massiva, che se ricordo bene si chiama Tempora, inglese se ricordo bene, ma era tutto perfetto fino a che era uno Stato membro, perché appunto la sicurezza nazionale esce dall'ombrello del GDPR. Una volta che c'è stata la Brexit e gli abbiamo dato subito il giudizio di adeguatezza, non è che sono, tanto è vero che adesso quest'anno o l'anno prossimo scade i 2 anni di verifica e andranno a vedere se questo giudizio di adeguatezza tiene, perché
soltanto che tu capisci benissimo che nell'ambito dei sistemi Sì, esisteranno ancora degli UK tra 2 anni, però se vanno avanti così... No, dai, dici, no, dai, io gli inglesi a me sono particolarmente simpatici, però devo dire, sai, gli inglesi sotto questo profilo hanno un peso diverso sui servizi cloud. Sono i servizi cloud, sono i player americani che permettono. Certo. È vero che bisogna ricordare che ormai ci sono le strategie nazionali, perché con la CN nazionale ci sono le strategie cloud nazionali, quindi c'è tutta una serie di provvedimenti che entrano in vigore, che stanno già entrando in vigore, di gare eccetera, per cui avremo tutta una serie di servizi nazionali. Però indubbiamente prima di arrivare per le varie aziende eccetera all'efficienza dei servizi cloud americani, secondo me gli altri sotto i ponti ho l'impressione Ne passa ancora un po'. Io direi che abbiamo fatto più o meno il punto. Allora, considerando il tipo di argomento, se siete rimasti svegli fino adesso e siete arrivati fino a qui, siete degli eroi. Ma non per Valerio, posso anche mettervi qui Sasha Grey che vi racconta queste cose. Però l'argomento è infausto. Però spero che invece per chi voglia sapere un filo di più di come si sta muovendo questa cosa, non è che è sparito Google Analytics, adesso si può fare qualunque cosa eccetera. Ne parlavamo con Guido Scorza, siamo in un momento un attimo di pausa in cui possono partire altre sanzioni? Assolutamente sì, perché in punta di diritto in questo momento non ogni trasferimento, ma la stragrande maggioranza dei trasferimenti è contra legge. Diciamo che le criticità, dai, non spaventiamo troppo. No, la stragrande maggioranza, per come viene gestita, è contra legge. C'è una minoranza che, nonostante il fatto che il trasferimento sia problematico, mette in atto tutta una serie di misure che lo rendono assolutamente sicuro per il cittadino europeo, ma è una minoranza. Cioè, obiettivamente parlando, vi faccio un esempio. Metto tutti i dati dei miei clienti sanitari su un cloud americano. Sì, però li cifro prima di metterceli, cioè nel senso li cifro con cifratura forte qui da me e là ci tengo il backup cifrato. Ok? Cambia il mondo, ok? Non è il cloud. Se mi bucano il cloud di là, se arrivano lì, se le chiavi le tengo io, quella cosa è paradossalmente più sicura che non tenermeli in casa. Ma la quantità di aziende che prendono una serie di contromisure così elevate, così mastodontiche, così impegnative da un punto di vista di sforzo e economiche è una minoranza. In tutto il resto dei casi, fino a prova contraria, ogni trasferimento è problematico. Però per tutti quelli che vogliono capire dove ci stiamo muovendo eccetera, io credo che, Valerio, il tuo tempo valga oro per queste persone. Volentieri a disposizione. Grazie Matteo. Allora, io chiudo dicendovi, ve l'avevo già detto però, c'è un lungo articolo, ve lo lascio in descrizione, così almeno lo potete rivedere. Se vedete questa cosa sui social, probabilmente sarà nel primo commento, ok? O nel corpo o nel primo commento, però è lì. Grazie mille Valerio, vi ricordo avvocato Valerio Bertua, partner di 42 Law Firm, esperto in realtà poi non ho detto tutta la parte tributarista, però va bene uguale. Sì, infatti quando tu dici se siamo arrivati fino adesso ad ascoltare, bravi, però potevo tediare gli ascoltatori su materie tributarie, forse calcolate che esatto, calcolate che fa il tributarista, cioè io voglio tanto bene agli avvocati, non è vero, voglio tanto bene ad alcuni avvocati, però amministrativisti e tributaristi, porca miseria, è difficile prenderla a cuore come cosa. Impegnativi. È difficile prenderla a cuore per una persona normale, però invece nella parte cloud, tra l'altro tu anche con Ziccardi fai tante cose, no? Di quelle... Sì, sono proprio collaboratore storico della casa in informatica giuridica. Sì, Giovanni Ziccardi, ordinario di informatica giuridica, ancora una volta, poi professor Ziccardi. Tra parentesi, se non conoscete Ziccardi, cercate Ziccardi GDPR su YouTube, perché ha lanciato un bellissimo corso in 50 puntate dove spiega il GDPR va più o meno chiunque. Senti Valerio, dove ti trovano? Su LinkedIn, va bene, Valerio Vertua.
e non fate come me che sbagliavo il nome, ho sbagliato il nome per anni, ogni volta inventavo un nome diverso, mi associo e voi figuratevi con gli altri. Grazie tante per lo sbattimento, grazie per il racconto, grazie per per esserti impegnato per raccontare tutte queste cose. E ci vediamo presto. Grazie a tutti. Ciao. In realtà ci vediamo più o meno domani, perché io sono a casa nello studio, lui che vedete lì dietro è in ufficio da noi, quindi in realtà grazie mille a tutti voi per esserci stati ad ascoltare. Se non vi siete iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Prometto che non saranno tutti robe da 30 minuti sui rapporti politici ed economici internazionali, promesso. Sono molto più stupido di così. Per fare la persona intelligente prendo soci che vengano in trasmissione. Grazie a tutti di averci ascoltati e state parati. Ciao. Ciao.